Salve a tutti, oggi parliamo di elmi. Parliamo in particolare degli elmi a struttura composita. Possiamo iniziare con l'elmo crestato villanoviano, un elmo della prima età del ferro, un elmo che ha le sue origini in forme un po' più semplici ma concettualmente analoghe dell'età del bronzo. Quest'elmo è realizzato in due parti, due valve, assemblate tramite piestrine, ribattini e la ribattitura di un bordo della cresta sull'altro. In pratica questo elmo è composto di due valve all'incirca di questa forma, fissate insieme e assemblate. Per quale motivo quest'elmo viene realizzato in due parti assemblate tramite ribattini e altri sistemi? Si potrebbe pensare inizialmente che sia una semplificazione tecnologica che rendesse più semplice realizzare delle calotte, quindi delle forme molto bombate in lamina di bronzo. In realtà però sappiamo che la realizzazione di calotte semisferiche in un pezzo unico in bronzo erano già note, erano già realizzate nell'età del bronzo, quindi in un'età precedente, in forme grosso modo simili a questa riproduzione in ottone, quindi calotte semisferiche o ogivali, piuttosto semplici, ma comunque già alla portata della tecnologia dell'età del bronzo. Allora perché realizzare questo elmo in due parti? Sicuramente l'aspetto estetico aveva la sua importanza, tanto che questa ampia cresta triangolare diventa un po' il simbolo del guerriero villanoviano etrusco e diventa un oggetto di rango proprio per la sua vistosità. Ma molto probabilmente le origini di questa soluzione sono molto più pratiche. Cioè, un tipo di costruzione del genere rende l'elmo molto più resistente agli urti di un elmo a calotta semplice. Questo non solo perché la cresta crea un rinforzo proprio nel punto più soggetto ai colpi e quindi tende ad attutirli, ma anche perché la calotta in un pezzo unico, come quella che abbiamo appena visto, realizzata martellando una lastra, quindi rendendola bombata mano a mano, colpendola con il martello su strumenti appositi che ne facilitano la lavorazione, partendo da una lastra di un determinato spessore, tende per forza fisica ad assottigliare la calotta proprio nella parte più esposta, nella parte che deve sopportare maggiormente i colpi, ovvero nella parte più bombata. Tant'è che molto spesso già questi elmi presentano quasi sempre un apice, un pomello, un rinforzo in pratica. Vediamo adesso un altro esempio di elmo struttura composita. Gli elmi a calotta, sempre della prima età del ferro, molto diffusi in Italia, soprattutto nell'area centrale, ma anche oltralpe. E vediamo che anche questo è composto da più parti, addirittura abbiamo una fascia alla base che fa un tutt'uno con la tesa, due semicalotte laterali e una fascia centrale che serve ad assemblare il tutto, a completarla. Ecco, anche in questo caso, molto probabilmente le ragioni sono principalmente tecniche, tant'è che più o meno contemporaneamente esistono anche elmi con la stessa forma, ma in un pezzo unico. E quindi qual è il vantaggio? Il vantaggio è innanzitutto che c'è una parziale sovrapposizione delle lastre metalliche, quindi ottenendo un maggiore spessore in alcuni punti. Ma soprattutto la lastra centrale, la fascia centrale che assembla le due semicalotte, ha bisogno di una minore lavorazione a martello, quindi subisce un minor assottigliamento per darle la forma necessaria. Notiamo anche che questi elmi sono spesso, se non
quasi sempre dotati di creste in materiale deperibile che difficilmente si trovano nel repertorio archeologico, ma sono molto molto ben testimoniate da tutta l'iconografia del tempo, quindi sappiamo che la maggior parte di questi elmi avevano delle creste. Così come in tantissimi casi lo avevano gli elmi di tipo corinzio, l'elmo simbolo dell'oplita greco. Ecco, proprio in uno dei reperti di questa tipologia possiamo osservare questa debolezza strutturale dell'elmo in un pezzo unico. Uno degli elmi che è stato analizzato di questa tipologia ci presenta degli spessori di alcuni millimetri al bordo e sul nasale, mentre mano a mano che si sale verso la sommità della calotta gli spessori scendono al di sotto del millimetro. Questo appunto vi dicevamo per la lavorazione. È ovvio che avere uno spessore così esiguo proprio alla sommità della calotta è decisamente un inconveniente per la protezione. Da qui molto probabilmente l'uso di aggiungere creste in crine o comunque qualunque oggetto che, oltre ad aumentare il valore estetico e intimidatorio dell'elmo, garantiva una qualche protezione in più, almeno ad attutire in parte o a deviare i fendenti diretti alla sommità dell'elmo. Vediamo che in un'epoca già leggermente successiva anche alcuni tra i più famosi elmi a calotta unica hanno molto spesso questi piccoli accorgimenti che servono molto probabilmente come primo scopo a deviare almeno in parte i colpi diretti proprio alla parte centrale della calotta. Chiaramente un colpo obliquo che tende a scivolare sulla calotta potrà essere affrontato molto meglio dalla resistenza del metallo, mentre un colpo che arrivasse a 90 gradi proprio sulla sommità avrebbe buone possibilità di inciderla, di tagliarla o di ammaccarla in maniera importante, creando ovviamente un grosso pericolo per chi lo indossa. Vediamo che questo stesso tipo di accorgimento viene utilizzato anche in epoca imperiale su tantissimi elmi romani, al punto che in un certo periodo, attorno al secondo secolo, evidentemente i romani erano ben consapevoli di questa debolezza strutturale della calotta dell'elmo, dicevamo nel secondo secolo si aggiunge alla struttura base dell'elmo una crociera di rinforzo dove queste lamine a mezzaluna poste a 90 gradi rispetto alla superficie della calotta servono essenzialmente proprio a irrobustirla e intercettare i fendenti che calassero dall'alto sulla calotta rischiando di fratturarla, tagliarla o ammaccarla. Ma allora a questo punto probabilmente si poteva già passare al passaggio successivo, cioè anziché realizzare una calotta unica sia per martellatura o tramite tornitura in lastra, sistema già adottato attorno al I secolo d.C., come è stata realizzata questa calotta, ovvero facendo girare una lastra di metallo su una forma e forzandola ad assumere la forma semisferica. Ecco, anche questo sistema è un pochino più efficiente, ma tende sempre comunque ad assottigliare la calotta verso l'alto, quindi nelle zone più soggette agli urti. Allora, dicevamo, se invece di realizzare una calotta intera, realizzassimo solo delle semicalotte, quindi con una minor lavorazione e una minore riduzione dello spessore, manterremmo a questo punto una maggior solidità delle componenti del legno. E perché a questo punto non assemblarle con una fascia centrale che, oltre a sovrapporsi alle due semicalotte e ad assemblarle e a rinforzarle raddoppiandone lo spessore, ha anche una nervatura che la irrigidisce ulteriormente, formandone già quasi una specie di cresta, come
nel caso dei cosiddetti Regelmet o elmi ad arco del periodo tardo imperiale romano, di cui sono noti diversi esemplari. Ecco, in questo caso vi risulta sicuramente più chiaro, e questo arco sicuramente è il punto più resistente di tutto l'elmo, proprio perché oltre a rinforzare la calotta ha questa nervatura che serve appunto ad assorbire tutta l'energia di eventuali colpi portati alla sommità. Inoltre in questo periodo si inizia ad utilizzare una tecnica di costruzione degli elmi che prevede l'assemblaggio di più parti, il che dà sempre un risultato di un maggiore rinforzo dell'insieme. Quindi alla fine, e questa possiamo ritenerla sicuramente una soluzione di grande consapevolezza tecnologica sul risultato che si voleva ottenere sugli elmi. Abbiamo visto quindi che una simile soluzione tecnologica viene utilizzata dall'inizio, dalla prima età del ferro fino all'epoca tardo imperiale, per poi trasformarsi ulteriormente con gli elmi a spicchi, cosiddetti Spangenhelm, che dureranno praticamente per tutto il Medioevo. Ma questa è un'altra storia e probabilmente la vedremo in una prossima occasione. Grazie, alla prossima.